Signore e signori, lettrici e lettori di Moto.it, siamo alla prova comparativa più attesa dell'autunno. Piaciuta la intro? Molto! Endurone di media cilindrata, l'ultima arrivata è la Yamaha 700, finalmente arrivata in redazione dopo le prove del perfetto contro la KTM 790 Adventure. Allora, le maxi enduro di alta cilindrata, adrenaliniche per potenza e prestazioni, continuano a piacere, ma prendono sempre più piede queste endurone di media cilindrata molto più semplici da utilizzare, più abbordabili nei livelli di potenza e di prestazioni e soprattutto più accessibili a livello prezzo. E la 700 Ténéré rappresenta benissimo questa categoria con la sua semplicità, moto ridotta all'osso come vi racconta adesso il perfetto, ma molto ben fatta. Grazie Nico, ciao a tutti anche da parte mia. E sì, la Ténéré è stata tanto attesa e finalmente torna una moto perfetta per chi? Per i super teneroni, caro Nico Cereghini. Cosa è super tenerone? Super teneroni, non te li ricordi? Ragazzi, guardate qua chi sono i super teneroni. Amici super teneroni! Una roba di 30 anni fa, dove l'hai scovata? Non ti preoccupare, si trova tutto in rete. E questa moto è perfetta ancora per loro. Perché? Perché lo spirito Ténéré nella nuova 700 c'è. È vero, Yamaha ha utilizzato una base meccanica al motore CP2 della MT-07 che già aveva in casa, però è riuscita a mettere in commercio una moto che farà contentissimi i tenerologhi come Gissi, perché vi ricordo che su Moto.it è appena uscita anche la prova Youngtimer con la Yamaha XT600 Ténéré, la prima dell'84, giusto Gix? E dici bene Andrea. Comunque, tornando a lei che è la protagonista insieme alla KTM che vedremo tra poco, la Ténéré 700 sostituisce una moto che è già fuori mercato da un pochino, la Yamaha XT660, che era una monocilindrica. Questa invece è bicilindrica, motore di 689 cc, forte di 75 cavalli a 9000 giri e 7 kg a 6500 giri. Una potenza che non vi tragga in inganno, perché su strada poi vedremo che questa moto ha tante frecce nel suo arco. Poi schema meccanico molto robusto, perché c'è un solido telaio in acciaio, forcellone invece in alluminio. Poi troviamo sospensioni Kayaba completamente regolabili con 210 mm di escursione davanti e 200 dietro. Ma la qualità non finisce qua, cari Nico e Gix, perché anche i freni sono Brembo e c'è finalmente l'ABS disinseribile, mentre ad esempio sulla Super Ténéré 1200 non potevate farlo. Poi la dotazione elettronica diciamo che finisce qua. Ah no, c'è la strumentazione LCD, perché è una moto veramente ridotta all'osso come elettronica, quindi non ci sono i ride by wire, le mappe cambiabili dal pilota, la strumentazione TFT, nessuna diavoleria, ma una moto che è molto votata al fuoristrada e all'essenzialità, essenzialità che trova riscontro poi nel prezzo di 9.790 euro. Però la Ténéré 700, come vedete, non è qua da sola, ma là in fondo c'è la KTM 790 Adventure. Gix, perché proprio lei come antagonista della nostra Yamaha? Perché voi vi sareste aspettati forse l'Adventure R, ma in realtà questa è più vicina, Andrea, come concetto, perché abbiamo chiaramente sempre ruote da 21 anteriore e 18 posteriore, in questo caso ruote tubeless, ma parafango basso, e la KTM Adventure R è un livello ancora più alto di sofisticazione, costa ancora di più, quindi si stacca in maniera ancora più importante, perché questa è la moto più vicina, se vogliamo paragonare alla nuova Ténéré 700. Da un punto di vista tecnico, Andrea, anche questo è un bicilindrico parallelo, come quello della Yamaha, hanno i perni sfalsati tutti e due, per cui il CP2 che citavi tu prima ha i perni 270, quindi un V90 praticamente, è un solo contrario di equilibratura. KTM ha voluto fare invece un sfalsamento un po' più irregolare, un 75 gradi, questo per riportare il suono all'LC8 bicilindrico V, quindi il giochino è quello, ma questo comporta due contralberi. Dopodiché abbiamo per tutti e due i motori, scusa se ti rubo un attimino la palla, entrambi distribuzione bialbero, catena laterale, 4 valve per cilindro, iniezione elettronica, cilindri fusi insieme ai carter, quindi diciamo motori molto moderni, molto compatti e con una bella potenza. Nel caso di KTM abbiamo 95 cavalli a 8.000 giri e una coppia massima di 9 kg a 5.600 giri, quindi abbiamo un delta importante rispetto alla Ténéré. Peraltro anche il prezzo è un altro delta importante, perché qui abbiamo 2.900 euro di differenza, siamo a quota 12.700 euro per la Adventure 790 e chiaramente questo vuol dire che dovete aggiungere il 30% da quel prezzo lì per arrivare a questa. Però ma non spaventatevi perché c'è una differenza. Certo, questo è un concetto più spinto. Innanzitutto abbiamo una dotazione elettronica molto più sofisticata, perché abbiamo piattaforma inerziale, questo significa avere cornering ABS, traction control
cornering, con effetto cornering, abbiamo le multimappe, persino fuoristrada e rally, l'ABS anche qui escludibile, insomma, quindi c'è veramente tanta roba da un punto di vista elettronico, di assistenza alla guida. Abbiamo il telaio in tubo d'acciaio con motore portante, quindi anche questo è un modo per ridurre il peso e abbassare la moto. Carter secco, semisecco nel caso di KTM, carter in bagno umido, per cui vedete questo ha permesso di avere la moto più bassa in caso di KTM, sella che quindi è 8,30 oppure 8,50 se la regolate. Contro 88 contro fissa. Gli 8,80 fissa di Yamaha. E poi un'altra particolarità, come conosciamo bene, il serbatoio che vedete si estende in basso, serbatoio da 20 litri contro i 16 di Tenere, peso che quindi è di 213 kg in ordine di marcia nel caso di KTM. Contro i 207 in ordine di marcia col pieno inferiore di 16 litri della Yamaha. Questa tipologia di serbatoi è in uso in tutte le moto da rally, le moto da Cariani o dell'Africa Eco Race hanno i serbatoi bassi, quindi questo è un layout che si rifà alle moto da corsa anche di oggi, mentre la Tenere, lo vedete subito, ha un'immagine da cariana, diciamo così, leggendaria, perché Nico si rifà alle moto anche di qualche anno fa. Ovviamente c'è uno spostamento del baricentro, perché la benzina ce l'abbiamo qua, questo è il serbatoio di lamiera della Yamaha, quindi posizionato abbastanza in alto, mentre KTM ce l'ha in materiale plastico qua in basso, comunque con un carter di protezione, e tutte e due le moto hanno dei carter sottomotore in alluminio che riparano le coppe. E dici bene Andrea, questo è un materiale plastico che resiste agli urti, si deforma, non si rompe, e in più c'è anche il suo paramotore, c'è anche quello in option in carbonio tra l'altro, no? Chiudo il quadro ciclistico per dirvi che qui abbiamo dei cerchi tubeless, quindi anche questa c'è una differenza chiaramente di prezzo a vantaggio di Yamaha, che però ha i cerchi ancora per gomme tradizionali. Impianto frenante da 320 con pinza a 4 pistoncini radiali contro i 2 pistoncini tangenziali tradizionali di Yamaha. E i dischi un po' più piccoli, siamo a 282 mm invece sulla Tenere. Esatto. E qui abbiamo un forcellone sempre in alluminio ma presso fuso con nervatura a vista. Le sospensioni sono VP di tipo Apex con cartuccia aperta all'anteriore. Le regolazioni peraltro sono solamente per il precarico molla posteriore. Qui abbiamo la forcella con i due steli separati per idraulica in compressione e estensione, ma poi le regolazioni non ci sono più. Grazie Gix, sempre stradocumentato e non da oggi, però è il momento di entrare nel vivo della comparativa e cominciamo a vedere come vanno sul misto. Da quale cominciamo, Nico? Cominciamo da te Andrea e dalla Tenere Yamaha. Grazie Nico che mi hai dato la parola per cominciare a raccontarvi del misto. È ovvio, la Tenere è una moto adventure, però è una moto che tantissimi useranno al 90% su strada. Ecco, vi dico subito che in sella si sta bene, è un'ergonomia che anche nella prova mi era piaciuta, è molto stretta tra le gambe, si avverte un po' il carter destro se usate gli stivali da cross, ma già con le calzature normali non si avverte nessun fastidio. Il manubrio è molto alto ed è parecchio dritto, l'unica cosa che ho notato su strada è questo, è poco angolato all'indietro, ma questione anche di gusti. Molto maneggevole, sella che è piccola, però a me piace perché è discretamente imbottita, fa sentire tanto il comportamento della moto e poi è stretta tra le gambe. Vi dico subito che la maneggevolezza è ottima, la moto piega tanto grazie a queste gomme tassellate ma con una mestra davvero stradale, le Pirelli Scorpion Rally STR. Guardate che pieghe faccio con la Tenere 700. La Tenerona va davvero bene, ha un motore piacevolissimo. Adesso c'è un pezzo di equilibrio, guardate, lo metto in sesta, freno e vi mostro la progressione. Sono a 2000 giri, non c'è uno strappo e guardate come riprende, sono anche in salita, il peggio possibile poverina per la ripresa, e guardate come sale. Motore davvero da range incredibile, perché se poi scalo un po' di marcia il cambio è ottimo, senza fermoassistenza. Guardate quanto spinge. Frenata Brembo molto modulabile, scalo altre 2 marce. Cambio, come vi dicevo, molto preciso, e guardate quanto va forte nel misto la Tenere 700. Adesso vi mostro un'altra prova di frenata da circa 95-90 all'ora. Ecco, mi sono fermato, avete visto, in pochissimi metri. In queste frenate panic stop si avverte
parecchio affondamento della forcella Kayama, ma ci sta, è una moto fatta per affrontare il fuoristrada che è impegnativo, quindi è importante avere una forcella scorrevole. Comunque il trasferimento di carico su asfalto è ben avvertibile. Comandi molto morbidi, sia quello del gas che è tradizionale a doppio cavo non con ride by wire, frizione a cavo, cambio molto leggero, ben rapportato, un po' più corto rispetto alla KTM, è una moto sì da off-road, ma nel misto vi divertirete veramente tanto, veramente una gran bella moto. Si sta bene nella guida single, ma anche col passeggero non è troppo limitante, si guida molto bene, ovviamente il comfort è un po' limitato, andranno prese le maniglie per il passeggero. E guardate che danza, è una moto che non ha la potenza della KTM, sono 75 cavalli, ma li usi tutti e la Tenere ti conquista per la dolcezza esagerata di questo motore CP2. Brava Tenere, e diamo la parola alla KTM 790 e soprattutto a Nico Cereghini. Vai Nico! Qui a bordo della KTM 790 Adventure, caro Andrea, tutto bene? La moto la conosco già perché è quella che abbiamo utilizzato nella comparativa su queste strade la scorsa estate ed è molto divertente sul misto. È una moto, è una endurona davvero appagante, è precisa, l'ergonomia è veramente ok, abbiamo un discreto riparo aerodinamico come vedremo, una bella piega del manubrio, posizione in sella, pedane, tutto è veramente ok. Lì per lì si sente una certa ruvidità di risposta, al primo approccio può un pochino intimidire. Restiamo sui comandi che sono tutti a posto, pedane, tutto. La sella è un pochino dura ma non tanto, direi che tanto ha un bel appoggio, molto larga. La guida, vi dico, è davvero molto vicina a una supermoto. La ruota anteriore da 21 neanche si sente, sembra veramente di avere una 19. La moto è precisa, è stabile, è reattiva soprattutto. Ecco, qui c'è da divertirsi perché frenata, sospensioni, pneumatici con un bel appoggio, davvero tutto molto divertente e irreprensibile. La risposta del motore, con le marce basse partire dai 2000 giri non è un problema, il motore è fluido, eccolo qua, parte da 2000 ed è fluido. Naturalmente con le marce più lunghe un po', invece strappa un pochino e in alto spinge forte e sentite, sospensioni qui incassano molto bene gli avvallamenti di una strada statale tipica dell'Appennino, quindi promossa a pieni voti. Al primo attacco della frenata c'è un affondamento davvero un po' troppo rapido, è una cosa che insomma dà un po' fastidio quando ai primi chilometri, però si abitua in fretta perché poi alla fine la forcella è bella sostenuta, qui si danza tra le curve. Adesso Andrea diamo i voti, Ale! E allora eccoci qui, il terzetto per dare i voti e facciamoli in ordine alfabetico. KTM prima, Yamaha dopo, parte GX con ergonomia. Ergonomia della K790 Adventure. Caro Andrea, è una moto che mi piace molto, perfetta nella correlazione manubrio sella-pedane. Tra l'altro, sella, come dicevamo prima, regolabile in altezza 8,30, 8,50, ma anche il manubrio è regolabile su 6 posizioni. Quindi questo vi permette di adattarvi alla posizione guida come meglio preferite. Sella non troppo alta, quindi aiuta tutti quanti, piloti di altezze diverse, manubrio dalla leva giusta, posizione guida che per me è un 8 pieno. Bella GX, la Yamaha è appena sotto, l'abbiamo dato 7,5 perché? Perché si sta comunque molto bene quando si è seduti, la sella è stretta, è un po' altina da terra. La differenza grossa è data dal manubrio perché è molto in alto, i riser sono lunghi, quindi è un manubrio che per i piloti non troppo alti potrebbe essere un po' particolare, non fastidioso, bisogna farci un attimo la mano e anche il polso perché rispetto alla KTM è meno arretrato a livello di estremità. Vedremo dopo in fuoristrada come si guida in piedi e vi dico già che il 7,5 diventa quasi un 8 nella guida in piedi perché è molto stretta tra le gambe e il manubrio alto lì invece dà un aiuto. E questa è l'ergonomia, caro Nico. Sì. È così, all'approccio questa Tenere un po' sconcerta per l'altezza sella, per l'altezza di tutto l'insieme davanti, però poi la sella è stretta per cui anch'io che sono piccolo, 1,70 a malapena,
arrivo a terra bene, quindi non è un problema. Ci sono selle alte così, ma molto più difficili da manovrare, e poi alla fine, alla lunga, è veramente un equilibrio eccellente. E adesso, Gix, passiamo alla voce comfort, caro Nico, cari amici. KTM, posizione guida molto bella, sì, comfort un filino penalizzato dal riparo dinamico che è buono, ma questo cupolino genera un pochino di turbolenza e quindi a seconda di casche che usate avrete un po' di rumore e questo non è piacevolissimo. Vibrazioni ci sono, ma sono abbastanza basse, direi molto basse e molto sopportabili. Calore, quando abbiamo usato questa moto anche in estate, in precedenza non ne abbiamo notato in maniera particolare. Generalmente è una moto che come comfort globale, strada, fuoristrada e tutto il resto, direi che un 7,5 ci siamo. Voto 7,5, andiamo subito alla parte finale. Anche per la Yamaha, perché si guida bene, è comoda, è una moto comoda, il riparo dall'area del cupolino è molto stretto, ma sappiate che la sua verticalità vi ripara anche col casco da cross se siete alti, quindi ottima protezione, il motore non scalda assolutamente niente, lo sapevamo già dall'MT-07 e le vibrazioni sono ridotte. La sella, l'unico aspetto che non le fa prendere i voti più alti è la sella, che è un po' duretta, è una vera sella da fuoristrada e quindi, come tutte le moto da fuoristrada, la sella non è eccezionale, però si difende. Comfort del pilota. Nico, bisogna capire anche il passeggero come sta su queste moto. Intanto la sella, tutto ok quello che hai detto, però comunque per un viaggio un po' più lungo sembra un po' strettina, è da provare. A livello di passeggero avete dato un voto specifico, sì? Certo. Perché qui siamo molto messi meglio. Gix. Certo, il passeggero se la cava meglio sulla KTM perché è una sella più ampia, meglio imbottita, più lunga, buone maniglie d'appiglio, anche se non sono una posizione ideale, per cui si tende un pochino a scivolare indietro in accelerazione. Direi che un bel 7 pieno se lo piglia. Ricordiamo che le maniglie in optional si possono avere anche sulla Tenere. Bravissimo, la nostra versione è standard, quindi senza maniglie. In teoria c'è un appiglio qua sotto che è comodo soprattutto per spostare la moto in fuoristrada, è sagomato come le dita della mano, e però l'ho usato da passeggero, potete anche attaccarvi, non è il massimo. Comunque il voto Yamaha Tenere, voto 6, perché la sufficienza se la prende, rispetta sempre quella filosofia off-road molto forte di Tenere, quindi il passeggero ha la sua porzione di sella, discreta appena appena, infatti è un voto 6, le pedane sono un po' più alte rispetto alla KTM, la situazione non è disastrosa, poi come dice Nico, con un accessorio adatto, le sue belle manopole, la moto diventa appetibile. Ti dico già che un amico, Andrea di Torino, mi ha già scritto che ci ha fatto 600 km in un giorno con la fidanzata. Non so quanto la fidanzata sia innamorata o quanto la moto sia comoda. Quanto è grande, se è leggera, se Bravo. è pesante. Comunque è una Tenere. Tutte cose da sapere. Esatto, si presta anche per fare turismo, non è come la KTM. Passiamo a KTM Gix, prossima voce. KTM voce strumentazione e comandi, Nico, perché prendiamo anche quelli. Qui in KTM si prende un bel voto 8, che è un bel voto. Si avvantaggia dal fatto di avere una strumentazione TFT a colori da 5 pollici, anche se alcune informazioni sono in verità un po' piccoline e quindi considerato l'età media di alcuni motociclisti faranno fatica magari a leggerle fino in fondo. Peraltro i comandi sono molto ricchi, completi, c'è anche il cruise control, ma quello che non ci convince fino in fondo è appunto la disposizione classica dei menu con questi tasti un pochino confusi, Andrea, quindi questo. Però comandi retroilluminati, leve regolabili di ottima fattura, quindi 8 meritatissimo. E invece Yamaha? A sorpresa le abbiamo dato 8 anche a lei, perché non è TFT, è LCD, però è una bella strumentazione che ricorda i roadbook. Poi per il prezzo della moto, ricordiamoci anche che va sempre tutto giudicato in base al prezzo, è una bella strumentazione completa, c'è davvero tutto, si legge bene, a parte forse la barra del contagiri che non è esagerata, e poi i blocchetti elettrici hanno pochi tasti, quindi si manovrano alla grande, sono i classici blocchetti giapponesi semplicissimi, con il tasto che permette di regolare i menu, qui comodo sul blocchetto di destra, e poi finalmente l'ABS disinseribile con un tasto apposito e toglie l'ABS sia davanti che dietro, quindi voto 8. Ottimo. Prossima voce. Siamo alla voce finiture, parliamo di moto comunque costruite molto bene, con grande cura, e nel caso di KTM il voto è 8. 8 perché comunque i materiali sono di qualità, lega d'alluminio dove serve, acciaio dove serve, e le plastiche sono in alcuni casi sono un pochino opache, non perfette, ma complessivamente direi che l'8 rimane un bel voto. Bravo Maurizio, e il voto 8 anche in questo caso se lo becca pure Yamaha. Ovviamente ha qualche aspetto meno rifinito rispetto alla KTM, però se pensiamo sempre al prezzo, le plastiche sono molto belle, con gli adesivi, le verniciature curate, curatissime, bello il forsellone d'alluminio e molto belle le finiture dei carter del motore CP2. Sopra l'8 non andiamo perché
è presto detto, ci sono un po' troppi tubi, soprattutto quelli di raffreddamento in vista, che sporcano un po' la vista laterale del motore, e poi lo scarico di serie è un po' troppo stradale, per non dire scooteristico. Questa moto cambia radicalmente se mettete la Krapovic aftermarket, ma nel complesso 8 glielo do, sei d'accordo? Sono d'accordo, e poi la Krapovic è praticamente come questo slip-on che abbiamo qua, che è un accessorio, ragazzi, non è di serie. Però. Siamo a 999 euro di accessorio contro i 900 della versione per la Tenere. Bravo, perché ovviamente la KTM non nasce mica così. Gix, prossima voce. La più complicata. La più complicata, forse anche la più importante, che è la voce prezzo. E dotazione. Prezzo dotazione, come abbiamo detto, qui la differenza è tanta, ma ci sono anche due progetti diversi, due finalità diverse, per cui non è corretto limitarsi a dire che la KTM costa troppo di più. Non è vero, perché se considerate appunto l'equipaggiamento che ha, il l'8,5 che ha un gran bel voto, se lo merita tutto la KTM. Abbiamo detto tutta la dotazione elettronica che ha, le sospensioni di qualità, l'impianto frenante, quindi diciamo che il prezzo è sicuramente in linea con la dotazione che troverete e con le prestazioni, perché ricordiamoci che ci sono 95 cavalli in questo caso, che non sono pochi. E caro Gix, hai ragione, perché ci vuole il taccuino per la KTM, perché le cose in più per 2.900 euro sono davvero tante. Abbiamo la strumentazione TFT, il cornering ABS, le gomme tubeless importantissime, il ride by wire, mappe, traction, parabrezza e selle regolabili e anche il portapacchi. Quindi c'è davvero tanta dotazione in più. Adesso però vengo finalmente alla mia Yamaha, e che voto le diamo se abbiamo dato 8,5 a quella? Che voto diamo? 8. Tu dirai perché 8? Perché sempre in relazione al prezzo comunque c'è una dotazione molto ricca e soprattutto furba, perché strizza l'occhio a chi vorrà fare anche fuoristrada con questa moto. Quindi cosa abbiamo? I cerchi a raggi ma con le gomme con camera d'aria, meno sicuri su asfalto in caso di foratura, ma più facili da riparare in fuoristrada. E poi soprattutto una cosa amatissima dagli appassionati di off-road, le sospensioni completamente regolabili Kayaba e i freni Brembo, che a livello di dotazione completano questo quadro, e il voto 8 glielo do tutto per 9.790 euro. Beh, passiamo alla voce consumi. È cambiata, caro Nico, rispetto alla prova che abbiamo fatto con la Guzzi. Stavolta la KTM ha consumato Di 21 km al litro, comprendente città, autostrada, misto, quindi insomma è comunque di passo sempre allegro con le moto che viaggiavano sempre insieme. In questo caso quindi il paragone è strettissimo. Passando invece alla Yamaha, caro Nico, consumi ce lo aspettavamo già, perché con l'MT-09 si fanno anche 25 e passa con un litro. Lei ha fatto 21,5 in questa prova abbastanza allegra con Gix. Quindi nella realtà, credeteci, i 25 se fate turismo si possono fare. E aggiungo una cosa per il fuoristrada soltanto: alla Hard Alpi Tour 526 km fatti alla media di 20 km con un litro, solo fuoristrada. Quindi consumi ottimi. Ma non abbiamo dato i voti ai consumi, Gix? Beh, per me una moto di queste potenze, questi consumi, si becca minimo un 8,5. 8,5 anche lei, è appena sopra, ma sono consumi ottimi. E dopo la voce consumi giriamo, si entra nel passa la vivo. parte divertente. Divertente, vedi, la città, Nico, la città è divertente con Divertente la queste moto. guida, divertente la guida. Dopo tante descrizioni e tante chiacchiere andiamo un pochino sul concreto, su come si guida, su come si godono queste moto. E allora andiamo a valutare il dinamico, le pagelle di come va, partendo dalla città. Gix. Partiamo dalla città, KTM in città. Dunque, considerato che abbiamo una moto con sospensioni di 200 mm di escursione, insomma io direi che in città se la cava egregiamente. È un bel 8,5 che è un voto alto importante, anche perché rispetto ai KTM più grossi questo strappa meno i bassi, quindi scalda anche un pochino meno, quindi in città vi troverete meglio. Non diamo voto più alto, anche se già altissimo, perché le sospensioni sono un filino durette sul pavé rispetto per esempio a quella signora lì, e quindi in questo caso la differenza conta, ma per il resto è bassissima il baricentro, si guida molto bene tra le auto, frizione non pesante, cambio che lavora bene, quindi 8,5 tutto. E il tuo voto? Perfetto. Voto 8,5 con una riserva. Perché? Perché il motore, pensate, è ancora più dolce di quello KTM. Decisamente più dolce. Si gira in due, l'abbiamo fatto, in quinta a 40 all'ora e riprendi senza uno strappo. Quindi fantastico, sospensioni molto morbide, non sono aggressive come quelle KTM, quindi sulle buche sono proprio quelle dell'enduro quasi anni 80, passi sulle buche senza un problema. 8,5 con la riserva che dicevo, che è l'altezza della sella, perché 88 cm è meglio prendere quella ribassata. Se non siete di gamba lunga, in città è alta. Sì, Ma è alta stretta. Questo è un limite, effettivamente. Autostrada. Beh, in autostrada anche qui un altro voto importante, ma ancora un 8,5, perché abbiamo una protezione dinamica che comunque funziona bene, al di là appunto, come dicevamo prima, di qualche turbolenza. Paramani che riparano bene l'aria fredda, serbatoio che ripara le gambe e persino serbatoio in basso che ripara anche i piedi quando fa più fresco. Ergonomia molto buona e un motore che spinge, che quindi nei sorpassi aiuta parecchio, quindi 8,5, bel voto. Qua 10.
No, sto scherzando, qua voto 8, un po' meno di... T'ho sorpreso, eh? Sì. Un po' meno di KTM, siamo a 8 perché c'è un po' meno motore, ma non tanto. Abbiamo fatto molte prove di ripresa a parità di pilota perché siamo abbastanza simili come altezza e corporatura io e GX, e la Yamaha prende davvero, come si dice in gergo, poca paga dalla KTM, rimane un po' arretrata ma non rimane al palo. Frenata è meno, se fate una decelerazione importante a 140 orari c'è un attacco molto più potente sulla KTM, più modulabile sulla Yamaha ma meno potente, questo in velocità lo si sente in maniera chiara. Protezione dall'aria ottima, l'abbiamo detto già per la Yamaha, quindi un voto 8 che è sicuramente un voto molto bello. Vediamo cos'altro abbiamo segnato io e GX negli appunti durante il nostro test. È un po' meno rigorosa se fate i curvoni tipo Serravalle in velocità, è un po' meno rigorosa della KTM, però nel complesso questa moto tiene i 140 da qua all'infinito. Aggiungo che a 130 indicati la Yamaha viaggia a 5800 giri, è un po' più lunga di rapporti la KTM che è a 5005 a 130 indicati. Diciamo GX che quando vai un po' veloce, sul veloce è meglio avanzare un po' il peso e caricare un po' di più l'avantreno. Hai perfettamente ragione, soprattutto sul guidato, anche sul veloce però effettivamente, perché lo senti un pochino più leggero, anche se non oscilla, ma si sente che è meno pesante rispetto a KTM che è veramente su un binario, ha una precisione ad alta velocità notevole. Cosa resta, GX? Beh, potremmo parlare del misto che tu hai guidato, quindi potresti raccontarci anche le tue opinioni. Dunque sì, sul misto tutte e due sono assolutamente divertenti. Direi che alla fine le due filosofie è proprio sul misto che vengono fuori e uno deve capire bene che cosa va a cercare su una moto di questo tipo, perché la Tenere alla fine ha 20 cavalli in meno, ok, non ha tutte quelle assistenze elettroniche di cui comunque sul misto non ha bisogno, perché normalmente sul passo normale non siamo al Pikes Peak dove allora qui a guardare il cronometro ci si potrebbe avvantaggiare. Però l'equilibrio generale di una moto leggermente più leggera, ma soprattutto meno potente e dolce nella sua erogazione, diventa molto più armonica da usare rispetto a una KTM, che rimane di grandissima gratificazione, però è sempre un pochino più impegnativa. Più soddisfazione, più adrenalina, ma più impegno. Un po' lo stesso differenza, forse mi allargo troppo, qui c'è la scorrevolezza e la percorrenza di curva, un po' come sulla moto da MotoGP, sulla moto di Valentino e di Quartararo. Qui invece c'è una moto più ruvida, più muscolare e però tanto adrenalinica, come la vediamo nelle mani di Pol Espargaró. A esagerare, però questo è il succo. È vero Nico, ed è per questo queste moto ci spiegano alla perfezione perché non fare vincitrici nelle comparative di Moto.it, perché ad entrambe nel misto, che poi il misto, diciamolo chiaramente, è il percorso che dà più gratificazioni al motociclista. Tanti nei commenti ci hanno già scritto sì, va bene, adventure, enduro, quello che volete, ma raccontateci come vanno su asfalto, perché le useremo lì. Su asfalto a tutte e due abbiamo dato 8,5 con le filosofie agli antipodi che diceva Nico Cereghini. Adrenalina pura, tanta potenza, frenata potentissima, inserimento rapido. Quella moto, come abbiamo detto nella prova, ricorda addirittura la KTM SMT 990 col 17 anteriore. Lei che ha un 21, perché il baricentro basso la rende molto svelta. Questa invece è la classica Maxi Enduro, io le chiamo ancora Maxi perché le 700 da 75 cavalli non mi viene da chiamarle medie cilindrate. È una motona anche lei, ha un altro modo di andare. Permette di usare meno il cambio rispetto alla KTM, perché la KTM ti invoglia anche col cambio ad assistenza elettronica a proprio fare le cambiate pam pam pam. Invece la Yamaha scende anche di giri, riprende dolcissima. Altro approccio, anche nella frenata è una moto più dolce, però sul misto le gratificazioni vengono da entrambe, anche se sono gommate in maniera molto diversa ma solo all'apparenza. Avon stradali possiamo dire al 90% su KTM e le Pirelli Scorpion Rally STR sulla Yamaha, che le vedete tassellate ma sappiate che è una mescola fantastica anche su asfalto, quindi il confronto anche a livello di gomme in questo caso ha tenuto. Certo, d'altra parte KTM ha proprio nel suo DNA questa grande aggressività di guida, grandi prestazioni, non a caso appunta così tanti cavalli, un 790 da 95 cavalli, insomma direi che ne ha, e 9 kg è una bella spinta. È chiaro che tutto questo significa avere una guida più impegnativa quando andate forte, quando andate adagio invece il cambio alla fine lo usate di più, come ricordava Andrea, perdete quello che è il vantaggio di avere una moto così reattiva, così precisa davantreno. Ragazzi, una cosa che non sapete tutti, in redazione questo signore qua fa del mobbing col sottoscritto, mi prende sempre in giro e adesso c'ho la vendetta, lui non lo sapeva,
te lo dico proprio qua in diretta, vieni a fare fuoristrada con me, non vado da solo come le altre volte. Vatti a cambiare e andiamo a fare fuoristrada, va bene? Va bene, mi Non arrendo. provocarlo, occhio te, perfetto, Sì, occhio. sì, sì. occhio. Dai, il pistaiolo, quello che faceva le pieghe con la Perché Laverda. ho fatto 7 pareggi Dakar in aereo, ma le ho pur sempre fatte. Io neanche una, va bene? Andiamo, come Vai. on. Ti faccio un paiolo così. Ragazzi, siamo partiti! Ammazza quanto viaggia Nico! Che fessacchiotto, Andrea, perfetti. Pensa che sono il Nico. Bello in piedi con la KTM, guarda che stile! E poi ammazza quanto è grosso! Cereghini non smette mai di stupire, però vediamo adesso come va la Tenere. Qua c'è un po' di umido, sospensioni della Tenere sono davvero fantastiche. Passiamo all'asfalto, guarda che taglio in fuoristrada, addirittura la Tenere l'ha fatto saltando. Torniamo sull'asfalto, andiamo davanti, l'abbiamo fregato e adesso lo portiamo noi in fuoristrada perché lui non è tanto pratico della zona. Posizione in piedi della Tenere fantastica, gli indico con la mano che si gira di qua, si guida davvero bene, è stretta tra le gambe, un bellissimo controllo, il manubrio davvero bello così alto, su strada era un po' strano ma ragazzi qua è veramente uno spettacolo, che sentiero stretto, la Forcella Caiaba mi piace davvero tanto, ecco con lo stivale c'è un po' di sporgenza dal carter destro, ve l'ho già detto anche nella prova, però non è assolutamente una cosa limitante. Che controllo questa Tenere, notevole a livello anche di erogazione. Sapete che non ho i controlli di trazione neanche disponibili optional, ho tolto l'ABS, gomme Pirelli standard vanno bene, un po' di fiato perché in fuoristrada c'è sempre, qua il sentiero è molto stretto, la frenata Brembo è molto modulabile, manca un po' di potenza su asfalto ad alte velocità ma poi in fuoristrada si rivela perfetta. Qua sponde, guardate che percorsino, pozza di fango, ecco qua le STR Pirelli vanno un po' in crisi, grandissimo motore la Tenere, molto trattabile, dolce e poi in alto dà tutto quello che serve, impenna anche sui dossi, che grande moto in fuoristrada, sembra di guidare una monocilindrica, ragazzi davvero facile, anche in discesa, peso indietro, si scorre bene perché la sella è molto stretta, è una sella un po' limitante su asfalto perché non è comodissima, non è una GS-ona o una Super Tenere, però in fuoristrada poi è veramente una sella racing tra le gambe e questo è fantastico. Guarda sui sassi poi come assorbe tutto, guardate che bello fare fuoristrada la sera al tramonto, fantastico. Il motore Yamaha è persino più dolce sotto, la potenza in alto, credetemi 75 cavalli sono veramente tanti in fuoristrada. Proseguiamo verso la base per fare poi il commento finale della moto di questa Tenere arrivata sul mercato a confrontarsi con tante Max Enduro fino a 1000, moto meno impegnative nell'acquisto, però che prestazioni che hanno, mamma mia che belle, guarda come se ne va sto disgraziato. E qua siamo arrivati alla fine della nostra prova. Ma parliamo un po' di questa moto, che io tendenzialmente nel fuoristrada uso delle moto decisamente più agili e leggere, ma devo dire che con questa ci si diverte un sacco. Hai una guida in piedi molto simile a un'enduro specialistica. Il fatto che hai il serbatoio basso, quando la vedi ferma sul cavalletto sembra un po' tipo ingombrante, no? Però effettivamente quando la guidi avendo il baricentro basso agevola moltissimo gli spostamenti in sella. Potrebbe sembrare un po' invadente, invece hai un'ottima guida in piedi sulle pedane, diventa più leggera, e quello che apprezzo tantissimo, devo dire, è l'erogazione di questo motore, perché non è più quello violento ma è molto progressivo e lineare, pur avendo
una buona dose di cavalli, devo dire. Dal punto di vista sospensioni hai una forcella che non puoi settare, però comunque è già molto buona per il fuoristrada. Mi piace la reattività e la sostenibilità, perché non è che hai un barcone, anzi in alcune situazioni è bella reattiva, e secondo me è anche questo che aiuta molto quel senso di leggerezza e di reattività che trasmette questa moto qua. Poi l'altra cosa fighissima di questa moto è che ha davvero un sacco di elettronica. C'hai la prima parte che è legata all'erogazione, poi hai il traction control che puoi togliere o lasciare, quello è un po' macchinoso, e poi hai il concetto dell'ABS che puoi togliere completamente oppure lasciare nella versione con ABS solo sulla ruota anteriore. Anche in discesa, dove hai comunque molto carico all'avantreno, riesci ad avere un'ottima guidabilità, e sebbene sei su una moto che supera i 200 kg, appena pigi un po' sulla pedana interiore lei si inserisce in curva con una grande facilità. Poi il bello di questa moto è che, pur essendo ottima sulla strada, non patisce per niente un po' di maltrattamenti nell'off-road, anzi quando la metti fuori strada senti che si diverte anche lei. Dal punto di vista freni mi piace un sacco il fatto che puoi giocare molto col fatto le varie impostazioni a livello di elettronica per la questione dell'ABS. Io per esempio non amo avere l'ABS inserito e quindi ho molta più sensibilità su entrambi i freni. È molto comoda sia da seduto che anche nella guida in piedi. Questa versione della sella è un pochino più larga, però comunque hai una buona sensibilità e riesci ad aggrapparti bene la sella sia da seduto ovviamente che anche nella posizione in piedi, non dà fastidio. Pedane sono una buona altezza. Nella versione di serie hanno il gommino che è un pochino dà fastidio nella guida off-road. Quanto mi ha fatto sudare Nico Cereghini. Questo correva con Agostini, con le leggende della velocità, e si è messo ad andare in fuoristrada come una bestia. Cosa c'entri te? Adesso te ne sei accorto? Grande Aimone Dal Pozzo, il nostro super tester del fuoristrada. E oggi controfigura del grande Nico Cereghini. Mi sono divertito davvero un sacco, soprattutto anche a prendere in giro l'Andrea. Esatto, grande controfigura per scherzo, ovviamente abbiamo giocato, però adesso vi raccontiamo anche delle cose serie, come abbiamo fatto durante tutte le riprese oggi con queste moto. La Tenere è stata una sorpresa, vi stiamo parlando ovviamente del fuoristrada, l'avete capito. La KTM 790 l'avete già vista tantissimo su Moto.it nei test ed è una moto che ci è sempre piaciuta. Molto equilibrata, baricentro basso, in fuoristrada fa delle cose incredibili anche con le gomme stradali, le Avon. Però adesso mi fermo qua perché l'ha provata Aimone, che è un fuoristradista coi fiocchi, ha vinto anche un campionato italiano di enduro, ragazzi, quindi rispetto per Aimone, e raccontaci come ti è sembrata oggi la KTM. Poi i voti li do io dopo. Sul cavalletto vedi comunque una massa abbastanza grande davanti, ma così dove è messo effettivamente agevola molto la guida, perché è un baricentro molto basso e ti permette degli spostamenti in sella davvero rapidi. Questo si unisce anche a quello che è un po' la dinamica rinnovata di questo motore, che non è più diciamo on-off secco, ma è davvero progressivo. Poi c'è un'elettronica per quanto riguarda l'erogazione, che ho messo in versione off-road. C'è un'elettronica legata a quello che è il mondo ABS, quindi puoi avere ABS solo davanti, oppure come l'ho usato io l'ho tolto dappertutto. E poi anche tutto il mondo del controllo di trazione. Questo è un po' macchinoso, devo dire, perché tutte le volte accendi, spegni, eccetera eccetera, però ti dà comunque quella sicurezza, se lo vuoi lasciare acceso, di non mettertela diciamo per cappello. Dal punto di vista sospensioni non sono regolabili, giusto? Ma comunque lo trovate già molto performanti per questo tipo di moto, ma soprattutto anche per questo tipo di ambiente. A concludere direi che la posizione in sella anche è notevole, che comunque hai una sella, questa qua comunque è abbastanza larga, ma quando guidi in piedi quasi non te ne accorgi. Sedute è veramente comoda, quindi viaggi lunghi, ma anche negli inserimenti sei abbastanza sopra la moto, e è una grande compagna di viaggio anche per mettere le ruote fuori strada. Bravo Aimone, sai che potresti anche fare il tester delle moto da strada? Bravo. Bravo. Invece invece fare enduro e motocross. Ti piacerebbe. Molto bravo Aimone. Sì. Il giocattolino qua ha 95 cavalli, che è una potenza della miseria. Voto 8, confermiamo il voto eccellente della versione Adventure standard, perché ricordatevi che è un'Adventure vera, 21-18 cerchi da fuoristrada, tubeless che vanno sempre bene su asfalto, quindi... E gran gomme direi, gran che gomme. Comunque su questo terreno hanno un'ottima grip e un'ottima sensibilità. Bravo.
Infatti le moto le vedete con le gomme standard di primo equipaggiamento, Avon e Pirelli, e sappiate che in fuoristrada se non c'è fango se la giocano. Sono moto che hanno tanto peso, quindi anche tanta trazione, e vanno benissimo. Adesso passiamo alla Yamaha e nel confronto diretto questa moto pone degli standard veramente alti nel mondo delle enduro stradali fino a 1000 e si prende un 9, perché ha pagato magari su asfalto il rigore direzionale della KTM, che l'abbiamo paragonata non a caso a una supermotard molto precisa, stabile, velocissima tra le curve proprio sull'asfalto. Questa in fuoristrada è un po' più leggera davanti e fa i miracoli. La guida in piedi, stretta tra le gambe, come ho detto adesso nella GoPro, sembra di guidare un enduro monocilindrica. Motore, non ha i controlli di trazione, quindi perde qualcosa rispetto a KTM, però è talmente dolce e lineare nei suoi 75 cavalli, che non sono pochi, che la perdita di trazione e la derapata la si innesca soltanto se la cercate. Se non la cercate, la moto, tranne nel fango, ha sempre una trazione ottima. L'ABS si può disinserire, quindi tanto divertimento in fuoristrada, ma davvero tanto. Se vi capita i demo ride, scappate dall'asfalto e provatela, poi magari il concessionario non sarà troppo contento, perché è una moto che va davvero bene. Quindi voto 9. E adesso anche te, basta! E finalmente mi posso godere questo bellissimo panorama, il tramonto e queste due super moto. Ma che roba! Bene, voi ragazzi invece iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate tutto quello che vi è piaciuto e vi devo dire una cosa davvero importante. Casco in testa ben allacciato, protezioni, paraschiena e prudenza sempre! I tenerologhi come Cereghini, Gissi. come Gissi, solo Nico Cereghini riesce a consumare di più perché dà troppo gas. È una sciocchezza che non dovevi dire. Chuck 2-3 quel che l'è. Della chiusa. Della chiusa. Lì per lì quanti moschini.